Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi, dopo mesi di utilizzo, finalmente faccio il punto con voi sulla situazione onicoda o unicoda, come dovrebbe essere più correttamente pronunciato. Questo forno, questo piccolo gran bel forno, ha dalla sua alcune caratteristiche che sono certamente molto preziose, però ha anche, come in tutti gli altri casi di forni che noi testiamo, ha anche una serie di contro, chiamiamoli così. In questo video io voglio provare a fare il punto con voi sulla situazione e raccontarvi un pochettino qual è la mia esperienza con questo fornetto, così in tranquillità e in serenità e soprattutto in grande sincerità, cosa che è importante. Allora, anzitutto partiamo dalle cose buone che questo fornetto ha. Tra le cose buone sicuramente dobbiamo parlare anzitutto del prezzo. Con 249 euro, che è il prezzo attuale, direi che non ci sono rivali, nel senso che chi dispone di un budget molto basso e vuole determinate prestazioni, certamente tra i diversi forni che sono a disposizione nel mercato in questo trova una buona valvola di sfogo, perché il prezzo, per carità, sono sempre 249 euro, però è certamente abbordabile. Un'altra caratteristica positiva è il peso. Il forno, anche qualora voi doveste comprare un biscotto a parte, comunque resta un forno leggerissimo, con poco più di 9 kg di peso, è un forno trasportabilissimo, lo mettete nel sedile della vettura o nel bagagliaio, lo portate dove volete, potete fare festa con i vostri amici, con i vostri familiari, dove vi pare e vi piace, soprattutto non appena finirà questa pandemia che sta devastando la nostra vita. Poi ci sono certamente da citare le prestazioni. È un fornetto che nell'arco di 25 minuti, 30 minuti raggiunge facilissimamente i 450 gradi, ma può arrivare anche a 500 gradi. È un forno quindi dalle prestazioni sicuramente molto interessanti. È un forno comunque che proprio in tema di prestazioni ne raggiunge tali da fare invidia magari a forni certamente che costano di più. E con questo diciamo che si può considerare chiuso il capitolo dei pro di questo forno, che come avete potuto sentire sono certamente notevoli. Anzitutto, secondo me va citata la camera bassa. Il forno è un forno effettivamente molto basso. La camera di cottura è così bassa che la fiamma raggiunge immediatamente la pizza e questo determina che noi dobbiamo prestare una notevolissima attenzione. Ad esempio, se usiamo la pietra refrattaria in dotazione non occorre che noi misuriamo più di 350 gradi sulla pietra, perché tanto poi succederanno pasticci perché la pizza rischia di attaccarsi sotto. Se usiamo il biscotto possiamo anche raggiungere i 450 gradi. Però in entrambi i casi è bene sapere che una volta che questa temperatura è stata raggiunta, la fiamma va portata immediatamente al minimo. Non si può infornare con la fiamma alta perché la pizza verrà bruciata in 10 secondi. Vi posso garantire che se noi teniamo la fiamma più alta del minimo, il rischio di bruciare tutto è proprio lì, dietro l'angolo. Sempre nella mia esperienza mi sono messo una bella tacca in quello che io ritengo il minimo, che non è esattamente il minimo, il punto più basso della fiamma, ma è quello che io ritengo utile per cuocere bene una pizza napoletana ben maculata e avere un buon risultato. Questo minimo, come lo chiamo io, è un po' più su del minimo effettivo del nostro forno. È facilissimo ricercarlo e comunque c'è un video in cui descrivo dove ho collocato l'adesivo che segna il minimo ideale, chiamiamolo così. Un altro contro che va certamente considerato è il fatto che la fiamma è dietro il forno, praticamente fuori dal nostro controllo, o meglio è fuori dal nostro controllo il punto della pizza che inizia a cuocersi per primo. Questa è una cosa che potrebbe risultare fastidiosa perché nel buio della camera di cottura non poter vedere la condizione in cui si trova la parte della pizza più esposta alla fiamma è certamente fastidioso. Nonostante questo, comunque, in questo caso parlo della fiamma posta nel posteriore del forno, noi possiamo avere delle soluzioni, ad esempio il conteggio dei secondi. Io ho verificato che più o meno dopo 15 secondi la pizza va comunque girata, oppure ci si può aiutare in qualche maniera scabuzzando un po' dentro il forno e cercando di vedere a che punto è arrivata la cottura, oppure ancora si può prestare molto attenzione
al segnale olfattivo. Non appena iniziamo a sentire odore di bruciatino è importante estrarre la pizza e girarla. Su questo non ci piove, altrimenti il risultato sarà comunque un po' precario oppure parzialmente distrutto dall'eccessiva cottura. Un altro dei difetti che io vi voglio segnalare, a cui per carità ho anche trovato una soluzione, ne abbiamo parlato in altri video in questa playlist dedicata all'Unicoda, è quello della tecnica di gestione della pizza all'interno della camera di cottura. Come sapete abbiamo sperimentato insieme la tecnica dei quadranti, che è quella più efficiente per avere un minimo di soddisfazione. Nel senso, se noi facciamo una pizza di dimensioni normali, quindi entro i 30-31 cm, riusciamo a inserirla all'interno dell'Unicoda e gestirla con la tecnica dei quadranti, ovvero sia facendo cuocere un quadrante alla volta, estraendo completamente la pizza con la pala grande, poi ruotandola a mano e reinserendola per cuocere gli altri quadranti, e lo vedrete in questo stesso video. Un'altra tecnica è quella della girata all'interno del forno, ma è estremamente complicata, ve lo devo dire sinceramente. Per poter fruire di questa tecnica, cioè col palino girare la pizza all'interno del forno man mano che cuoce, è necessario arrivare a un accomodamento. La pizza va fatta ben più piccola, diciamo che dovrebbe essere intorno ai 25 cm, 26, non di più, perché altrimenti è quasi impossibile girare la stessa pizza all'interno del forno, e questo per alcuni motivi. Innanzitutto dovete sapere che la pizza, quando è di circa 30-31 cm, ha una parte così vicina alla bocca del forno che nel momento in cui noi dobbiamo girarla, ipotizzando una girata col palino, quando andiamo a toccare quella parte lì vicina alla bocca del forno, che è ancora assolutamente cruda e morbidissima, rischiamo di fare un grandissimo disastro, perché probabilmente si romperà la pizza. Quindi per poter far sì che la pizza sia girabile deve essere più piccola, spinta più all'interno del forno, in modo che anche la parte più vicina alla bocca si possa cuocere un pochino prima di iniziare la girata. Queste sono sostanzialmente le mie considerazioni sul forno Unicoda, che quindi resta comunque una validissima scelta per un budget non alto, ed è un forno che comunque, come potete vedere nei video che io stesso ho girato, garantisce tante belle soddisfazioni. A chi chiede che cos'altro si può cuocere in questo forno, devo rispondere che con difficoltà si potrà cuocere qualche altra cosa. La volta così bassa impedisce sostanzialmente moltissime preparazioni. Diciamo che si può arrivare a cuocere sicuramente un saltimbocca con un po' di prudenza e tenendo la fiamma veramente bassa. Qualcos'altro si può provare, qualche carne, qualche piccola taglietta con pietanze si può provare, ma bisogna veramente avere tantissima attenzione nella gestione della fiamma e nella dimensione della preparazione che andiamo a cuocere, perché comunque, perché la cottura sia ottimale, la preparazione non deve essere molto voluminosa o grande, altrimenti rischia di stare troppo vicina alla bocca del forno. Ora ci spostiamo come sempre nella tavola qua accanto a me, stendiamo un bel panetto, lo condiamo e poi inforniamo la pizza nell'Unicoda e vediamo ancora una volta la tecnica dei quadranti. Come sempre immergiamo il nostro panetto all'interno del contenitore della farina e poi lo spostiamo sulla spianatoia. Una volta che è sulla spianatoia, scuotiamo la farina in eccesso e la spostiamo e iniziamo la stesura vera e propria del nostro panetto con i polpastrelli, portando l'aria verso i bordi da una parte e dall'altra. Ripetiamo l'operazione. E usiamo anche un po' di tecnica dello schiaffo. Il disco a questo punto si è allargato in maniera quasi sufficiente e concludiamo con la tecnica dei pugni. Ora direi che va più che bene, scuotiamo le bolle in eccesso senza timore, perché tanto il cornicione crescerà ugualmente. Mettiamo adesso la passata di pomodoro, che è fatta da semplici pelati schiacciati a mano, infatti vedete che ci sono dei pezzi in evidenza. La portiamo fin quasi al bordo, ma senza accostarci eccessivamente, in modo da consentire lo sviluppo ottimale del cornicione. Direi che così va bene. Mettiamo il nostro 6 di olio, poi un po'
di formaggio grattugiato e l'aglio, perché stiamo preparando una marinara. Abbondantissimo origano e a questo punto avviciniamo la pala al tavolo e dopo aver preso correttamente la misura tiriamo su la pizza. Una volta che la pizza è sulla pala possiamo procedere ad allargarla un po', ma non dobbiamo esagerare per i motivi di cui vi ho parlato prima. Con qualche pizzicotto l'abbiamo fatta ben tonda e ora ci avviciniamo all'unicoda per abbassare la temperatura, o meglio abbassare la fiamma, e procediamo all'infornata. Da questo momento, come ci siamo detti, dobbiamo prestare moltissima attenzione. Il video è totalmente senza tagli, quindi lo vediamo in presa diretta. L'attenzione che dobbiamo prestare è a qualunque indicazione che ci dica che il lato posteriore è già quasi cotto. Io ho sentito l'odore e quindi provvedo subito a girare la pizza, che come vedete era in effetti già ben cotta. La deposito nuovamente dopo averla girata di 180 gradi, quindi abbiamo cotto un quadrante e poi l'opposto. Dopo una manciata di secondi la rigiriamo nuovamente, stavolta di 90 gradi. Lasciamo cuocere, sempre prestando attenzione alla cottura del bordo, e dopo un'altra manciata di secondi estraiamo nuovamente e esponiamo l'ultimo quadrante. Dopodiché faremo eventuali ritocchi. La procedura, come vedete, è sufficientemente semplice, anche se non è scevra da rischi. Estraiamo la pizza, controlliamo e affiniamo la cottura nei punti in cui ci sembra che ancora sia necessario. Qua si tratta solo di piccoli affinamenti, quindi la procedura è molto più svelta. C'è un ultimo lato in cui ci piacerebbe avere ancora un po' di maculatura, quindi la rimettiamo dentro e lasciamo cuocere ancora un pelino. Ora la pizza è pronta, la possiamo estrarre tranquillamente, sempre con attenzione, ve la mostro e la portiamo sul piatto. Come vedete la pizza è magnificamente cotta, io sono soddisfatto e pertanto vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e come sempre vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.